Il mio sogno da bambino era di fare qualcosa con l'agricoltura, volevo studiare agraria, invece non l'ho mai studiata, anche perché i miei genitori mi dicevano: ma come pensi di vivere con l'agricoltura? Sono nato nel 1984, qua nel Carso dove domina la pietra, c'è solo pietra. I miei genitori erano di Repen e pure i miei nonni. Siamo in questa casa da anni, penso generazioni. Sai che ogni casa in Carso ha un nome. Il nostro è Celdineve, che in sloveno deriva dalla parola cielo, dalla fronte in italiano, quindi dalla fronte larga. E tutti sanno in paese che siamo i testardi. Mi ricordo da bambino le mattine d'estate, la rugiada sull'erba, l'erba appena sfalciata, i profumi dei campi. Quando accompagnavo mio nonno nelle vigne e nei campi. E da lì è nata la mia passione, che adesso è diventato il mio lavoro. Mio nonno era primogenito di 9 sorelle, ha fatto una vita dura, di sofferenze, di duro lavoro, fino a 101 anni, è morto poco tempo fa. L'ultima vendemmia l'ha fatta a 98 anni. Proprio quel vigneto del 47 che lui creò, adesso lo gestisco io, il quale ho fatto uno dei miei primi terrani, in una botte vecchia che lui stesso comprò dalla vecchia osteria del paese più di 50 anni fa e con la quale ho vinto anche il primo premio come miglior terrano della zona. Ho fatto per anni l'elettricista, finché a un certo punto mi sono detto: o prendo in mano l'azienda di famiglia o qua va tutto in malora. E ho iniziato a fare quello che mi piace di più, grazie anche a mia moglie che è stata quella che mi ha spronato in questa avventura bellissima. Da 2 anni gestisco tutto io, come factotum, mi aiutano dei amici solo per la vendemmia. Cerco di fare vini artigianali diversi da quelli industriali. Ho iniziato con 2 vini imbottigliati, la Vitus Caltaran. Produco anche la Malvasia, una selezione di Tarano, e sto lavorando su un spumante rosé di base Tarano. A Repen c'è un microclima particolare, con una forte escursione termica, quindi riesco a risaltare bene i profumi, i vini sono sapidi, molto aromatici e beverini. Cerco di fare vini artigianali e voglio ottenere la certificazione biologica. Non faccio solo vino, ma anche salumi. I miei maiali vivono allo stato semibrado. Una volta macellati li stagiono sulla bora con sale, aglio e pepe e basta. I miei clienti mi chiedono come mai il vino e i salumi costano più del supermercato. Poi vengono qua, in cantina, vedono e capiscono. Quando la gente viene nella mia cantina scavata nella pietra, capisce subito che il Carso è diverso. Il Carso o piace o non piace. Vedi distese di vigneti? No. Cosa vedi? Pietra, solo pietra. Se non provi, se non vivi queste cose, non le puoi capire.
Del lavoro di mio nonno è rimasto più di qualcosa. Sto attento al cliente moderno e alla pulizia e all'igiene della cantina. Però faccio il vino come me l'ha insegnato lui, il vino come se lo faceva 100 anni fa. Sai qual è la mia più grande soddisfazione? Quando portavo un bicchiere di vino a mio nonno, lui lo assaggiava e dall'espressione del suo viso capivo.